Sai qual è la grande bugia che ci raccontano i film romantici? L'amore vince su tutto, due cuori e una capanna, balle. L'amore è fondamentale, certo, ma l'amore non paga l'affitto, l'amore non paga le bollette e soprattutto l'amore non sopravvive al risentimento. Quando pensiamo alla fine di un matrimonio pensiamo subito al tradimento, alle corna, al rossetto sulla camicia, ma le statistiche dicono un'altra storia, una storia molto più noiosa e molto più tragica. La prima causa di stress, di litigi, di divorzio sono i soldi, non la mancanza di soldi, attenzione, ma come si gestiscono i soldi, come si parla o non si parla di soldi. C'è un terzo incomodo nel vostro letto matrimoniale ogni notte. Se non lo affrontate, se non imparate a domarlo insieme, quel terzo incomodo vi spingerà giù dal letto. Uno dei due cadrà. Oggi parliamo di come salvare la vostra relazione dal killer silenzioso, il denaro. Prima di iniziare ti ricordo che io non sono un consulente finanziario, nemmeno uno psicologo. Quello che condivido è sempre basato sulle mie esperienze personali. Prendi quello che ti serve, filtra tutto con la tua testa e ricorda, la responsabilità della tua vita è tua, solo tua. Non delegarla a me, non delegarla a nessuno. Siamo adulti, decidiamo noi. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi chiamo Jairo e se non mi conoscete ancora mi piace parlare di finanza personale, organizzazione e stile di vita. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al canale, è il miglior modo per supportarmi e non perderti i prossimi video. In descrizione trovi il link al mio libro I soldi sono una cosa di famiglia, dove ho racchiuso tutto il mio metodo personale per gestire al meglio le mie finanze e quelle della mia famiglia. Nel libro parlo in modo approfondito del sistema che uso per proteggere e dare libertà a chi amo. Perché è così difficile? Perché siamo disposti a fare cose intime con il partner, a condividere il bagno, a vederci nei momenti peggiori, ma se dobbiamo dire quanto abbiamo speso per le scarpe o quanto abbiamo sul conto, ci vergogniamo. Ci chiudiamo a riccio perché i soldi in Italia sono un tabù. Siamo cresciuti vedendo i nostri genitori litigare per i soldi. O peggio, non parlarne affatto. I soldi non sono una cosa romantica e così, quando ci mettiamo insieme, facciamo finta di niente. Andiamo a convivere, ci sposiamo e speriamo che tutto si aggiusti da solo, tanto ci amiamo. Ma l'amore non è una strategia finanziaria. Se tu sei una formica e lei una cicala o viceversa, non si aggiusta da solo, esplode, è solo questione di tempo. Analizziamo la dinamica classica. Da una parte c'è quello ansioso, quello che vuole risparmiare tutto, quello che controlla se le luci sono spente. Dall'altra parte c'è quello che dice si vive una volta sola, quello che vuole godersi la vita. All'inizio, quando vi siete conosciuti, questa differenza vi piaceva, vero? Lui ti dava sicurezza, lei ti dava leggerezza, ma dopo 3 anni, dopo 5 anni, quella sicurezza diventa tirchieria, quella leggerezza diventa irresponsabilità. Iniziate a giudicarvi, sei sempre il solito taccagno, sei sempre la solita a mani bucate e smettete di ascoltarvi. Il problema non è che uno ha ragione e l'altro ha torto. Il problema è che avete due copioni mentali diversi. Per te i soldi significano sicurezza. Se il conto scende, tu stai male fisicamente. Per l'altro i soldi significano libertà, godimento. Se non li spende, si sente in gabbia. Dovete capire questo, non state litigando per i 50 euro della cena. State litigando sui vostri valori fondamentali. Come si risolve? Vedo due estremi ed entrambi sono pericolosi. Primo estremo, tutto separato. Viviamo insieme, ma ognuno ha i suoi soldi. Dividiamo le bollette al centesimo con il bilancino. Tu mi devi 12,50 euro per la pizza. Ragazzi, che tristezza, siete conquilini, non siete una famiglia. Se non c'è una visione comune, non andrete lontano. Secondo estremo, tutto insieme, un unico conto corrente dove confluisce tutto. Sembra romantico, vero? Invece è l'inferno. Perché? Perché perdi la tua autonomia. Ogni volta che vuoi comprarti qualcosa per te,
ti senti in colpa o ti senti giudicato. Ma ti serviva proprio quel videogioco? Ma ti servivano quelle scarpe? E inizi a nascondere gli scontrini, inizi a mentire ed è lì che la fiducia muore. C'è una terza via, è quella che uso io, è quella che salva i futuri matrimoni, mio, tuo, nostro. Aprire un conto comune. Lì ci vanno i soldi per la casa, le bollette, la spesa, le vacanze, i figli, i risparmi comuni. Lì si contribuisce in proporzione a quanto si guadagna. Siamo una squadra, ma questo è un ma gigante. Ognuno deve tenere il suo conto personale e ogni mese una cifra decisa insieme va nel conto personale di ciascuno. Quei soldi sono senza sensi di colpa. Se io voglio usare i miei soldi personali per comprare una collezione di fumetti stupida, la mia compagna non può dire nulla. Zero. Sono soldi miei. Se lei vuole spendere i suoi soldi personali in creme costose o borse, io non posso dire nulla. Niente occhiatacce, niente commenti passivo-aggressivi. Mantenete la vostra identità, mantenete la vostra libertà. Così, quando siete insieme, è per scelta, non per necessità. Voglio dirvi un'altra cosa, smettetela di litigare per il caffè, smettetela di litigare per le sciocchezze. Vedo coppie che si urlano addosso perché uno ha lasciato la luce accesa per 10 minuti, costo 2 centesimi, e poi magari hanno una macchina che costa troppo o pagano commissioni bancarie assurde o non investono. Vi state concentrando sulle formiche mentre gli elefanti vi passano dietro la schiena. Dovete sedervi e parlare delle grandi domande. Vogliamo una casa in campagna o in città? Vogliamo andare in pensione presto o ci piace lavorare? Vogliamo mandare i figli all'università privata? Queste sono domande da 30.000 euro. Risolvete queste e vi giuro che del caffè non ve ne fregherà più niente. Dovete allineare la bussola, non contare i passi. Ecco il compito a casa stasera o questo weekend. Non portate il computer a tavola né lo smartphone. Portate una bottiglia di vino o una birra. Mettete della musica. Fate un money date, un appuntamento sui soldi. Ma la regola è: non si parla di problemi. Si inizia con una domanda positiva. Qual è la cosa che ci renderebbe più felici tra un anno? Se avessimo 10.000 euro da spendere solo per divertirci, cosa faremmo? Iniziate a sognare insieme. I soldi devono essere il carburante dei vostri sogni, non le catene della vostra galera. Se riuscite a cambiare questa narrazione, se riuscite a dire noi contro il problema, invece di io contro di te, avete vinto la partita della vita. Non lasciate che il silenzio vi divida. Il divorzio costa caro, molto più caro di una cena o di un corso di educazione finanziaria. Investite nella vostra comunicazione, siate trasparenti, siate una squadra, ma restate individui liberi. Se questo video vi ha toccato un nervo scoperto, scrivetemelo nei commenti. Scrivetemi basta silenzio o raccontatemi se avete mai litigato per una spesa inutile. Ridiamoci sopra, ma impariamo. Io mando un abbraccio a voi e alle vostre dolci metà. Se questo video vi ha fatto riflettere, lasciate un like e se volete ora potete dare un'occhiata a questi miei video.